Ciao a tutti, io sono Giulio Ciao, io sono Matteo, e siamo del club Ultima Ultima Alleanza. Alleanza di Padova. Ui. Allora, quest'oggi parliamo di Siren's Call per dare un breve aggiornamento. Che cos'è Siren's Call? È una campagna di Infinity che al momento stiamo giocando localmente, quindi all'interno del club Ultima Alleanza, e che con il supporto di tante belle persone che adesso andrò a ringraziare stiamo estendendo a livello nazionale. Quindi innanzitutto ringrazio Marsigliese, Ivan, Corwin, Carlo del Bivacco, insomma. Grazie mille. Grazie a tutti e soprattutto ringraziamo tutti quelli che si sono iscritti al gruppo Facebook di Siren's Call. Sono parecchi adesso, quindi... Vedi che spammare il gruppo Telegram Serve. è servito per le palle, mandare gif di Star Trek per niente. E questo cosa ha portato sostanzialmente a creare quello che avevamo in mente, cioè un pretesto per giocare a Infinity, nel senso che spesso e volentieri sono tanti giochi, Infinity è anche un gioco complesso e quindi abbiamo pensato a questa campagna con quale ottica? Non di creare una campagna molto di dettaglio, quasi da gioco di ruolo, insomma anche quelle che propone la Corvus Belli stessa, quindi con gli spec ops molto dettagliati e via dicendo, ma una campagna che non sia altro che un'occasione per giocare mensilmente a Infinity. Esatto. Ecco. Quindi ci potranno essere, diciamo, anche neofiti al gioco che sicuramente potranno essere introdotti. L'idea è proprio quella anche di creare, soprattutto nei primi scenari, nella prima parte della campagna, una sorta di diciamo introduzione al gioco, tra virgolette, magari meno punti, magari con delle cose un po' delle chicche, una cosa più progressiva, esatto. E questo secondo noi era la cosa, cioè lo scopo da raggiungere sostanzialmente, far vedere che la community è attiva, che in Italia si gioca Infinity, e già lo si sapeva, ma ovviamente inglobare sempre più persone e fare qualcosa che fosse più nostro, tra virgolette, ecco. Certo, sì, sì. Allora noi di nostro stiamo anche usando, stiamo cercando proprio di testare le missioni, gli obiettivi, i bonus, quelle cose lì, perché abbiamo cercato di aggiungere il meno regole possibile, è un gioco già complesso e anche in questo modo non lo si snatura perché magari c'è un torneo, uno vorrebbe quella sera testare la listona da esatto. Torneo, è un peccato che lo si costringa con troppe modifiche, troppi vincoli, in questo modo si mantiene più o meno la natura della partitella al mese a Infinity. In questo modo chi non gioca da un po', il nostro buon Matteo che l'abbiamo tirato dentro apposta, però ho ricominciato e sono contento, è quello il punto. E in questo modo anche non si sa mai quando iniziare a far giocare qualcuno che era interessato, ad occhiato i modelli perché sono fighi, è fighissimo Infinity, è top di gamma. In questo modo si tirano dentro anche nuovi giocatori, quindi i worker, i capi gruppo, insomma i presidenti delle associazioni, i negozianti. Avete un'occasione ghiotta per far provare il gioco, per organizzare la serata demo e subito dopo, magari col primo starter, visto che insomma la prima partita mi pare abbiamo addirittura abbassato il punteggio a 150, sì. Già a 150 ci metti poco, poi magari butti il pezzo caffone da 70 punti, butti dentro un Actao così, due pezzi e Quan Chi ovunque e tac, hai giocato con subito la prima missione a 150 con i tuoi bei 10 ordini. No, in realtà è dura, vabbè, non importa. Tornando al discorso, abbiamo detto un po' tutto. Allora, intanto ringraziamo tutti. È importantissimo in questa fase che si spammi. Bisogna raggiungere quelle associazioni che magari non sono state raggiunte per passaparola, che magari hanno dei pezzi di Infinity nascosti da qualche parte. In qualche cassetto. Esatto, quei giocatori che non ne sono al corrente. Cercare di contattare il più possibile anche giocatori sperduti, anche se è difficile insomma individuarli, in modo che insomma si faccia gruppo. Cosa non servirà, diciamo? Non ci saranno effettivamente, come è stato per Kurage Crisis, mi sembra, diciamo, tutta la necessità di creare tutto un battle report per ogni singola partita. L'idea nostra è comunque quella di eleggere, tra virgolette, individuare, diciamo così, quello che è un responsabile per ognuna delle associazioni, gruppo di amici, club, quello che sarà, negozi ovviamente, che si farà, diciamo, carico di registrare quelli che sono i punteggi, punti vittoria, diciamo punti rimasti in vita dopo la battaglia e cose del genere, che sostanzialmente dovranno essere raccolte ed inviate a noi, a Giulio, insomma,
al team al lavoro, per diciamo fare vedere quella che è la progressione generale di tutta la campagna, scenario per scenario, con un aggiornamento mensile che troverete direttamente su quella che è poi il sito web che ospiterà la campagna stessa, appunto. Sì. Quindi diciamo non sarà richiesto un lavoro tra virgolette eccessivo anche a livello testuale, diciamo per mantenere attiva tutta questa parte, ed è un po' quello che volevamo raggiungere, cioè giocare di più e magari scrivere un po' di meno, insomma. Esatto, una cosa. Esattamente, sì. E poi appunto un'altra precisazione sulla progressione: è sempre bello dare l'ottica d'insieme. Per quale ragione? Magari c'è un giocatore di una fazione, prendiamo i nomadi, che vince in un'associazione, quindi avrebbe lui, secondo l'impostazione locale, quindi la campagna interna all'associazione, diritto magari ai bonus di quel territorio, perché comunque sarà piccola modifica alle regole, semplicemente un bonus per aver conquistato un territorio, ma in realtà dopo magari a livello nazionale vince Eugene e quindi saranno i giocatori Eugene nel mese successivo ad avere il bonus di quel territorio. Quindi ecco, è quello anche il bello. In realtà non si sa fino alla fine, certo, come saranno i bilanciamenti per il mese successivo, non si sa come saranno le fazioni, e quindi insomma è anche un po' bello restare sintonizzati sulla campagna e sull'evoluzione della storia, perché c'è una piccola narrazione. Ringraziamo Claudio. Grazie Claudio. Grazie Claudio, che ha fatto una meravigliosa narrazione per tema principale della campagna, e ecco, sarà diciamo, una campagna tutta da scoprire mese dopo mese, scenario dopo scenario. Questo è il spogliarellino della campagna. Quindi grazie a tutti ancora per l'attenzione, e a breve diciamo dettagli in maniera concisa e probabilmente testuale sui vari social e i primi link. Certo, esattamente. Allora, noi, come dicevamo, la stiamo giocando come Club Ultima Alleanza Padova. Potete contattarci alla pagina Facebook, potete contattare me, sono Giulio, nel gruppo Telegram, se mi beccate tra uno spam e l'altro. Se siete nel gruppo Telegram, ricordiamo che c'è un gruppo Telegram di Infinity italiano, poi c'è il gruppo Facebook, Siren's Call, l'abbiamo aperto apposta per organizzare, per mettere gli aggiornamenti, anche questo video finirà lì dentro. E soprattutto gli amici di Infinity The Game Italia, in primis il buon compagno marsigliese e i suoi post cazzari in ogni modo, ma grazie per l'enorme supporto. Insomma, da qualche parte un'informazione riuscite a reperirla, riuscite ad approdare nel gruppo Facebook dove teniamo l'organizzazione. Quindi direi ci vediamo sui social, e alle prossime per nuovi aggiornamenti. Grazie a tutti. Ciao. Ricordarsi di fare Aro, se no